Due, tre. Cercavo di andare a stare qua, 5, certo. 2, No, 3, 3, quanti punti? Sta lui che è passato. 3, 4, 2. Io mi chiamo Basso Cristoforo, chiamato nel paese Tofa. Hanno tagliato il Cristoforo, da Cristoforo è diventato Cristofa, poi Tofa. Gli anni sono 96. Che sarebbe quella di Conte Massa, quello lì da servizio e di questa macchina. Mi chiamo Basso Irma, sono del 1935. Ho vissuto alle Cinque Terre, San Bernardo Paesino di Vernassa, chiamato San Bernardino il mio paesino. Nella vita ho fatto il radiotelegrafista a bordo delle navi mercantili per 3 anni. Era un mestiere che mi piaceva moltissimo. Eravamo tutte famiglie che ci volevamo molto bene, molto attivi alla campagna. Di tutto l'80% del paese, come di tutti questi paesi, facevano vino, e parecchio. Facevamo l'olio buono, insomma, facevamo grano, patate, facevamo tutto, avevamo proprio non grossissimi, ma una bella campagna, una bella vita da vivere. Aveva perso la pace, la tranquillità. È diverso il turismo, questo è un turismo di massa. A volte mi chiedono in quale paese sono, che non sanno neanche se sono a Vernazzo o Monterosso, così. Giocavamo più in spiaggia, avevamo meno turisti e quindi gli spazi erano più per noi. È diventato veramente difficile muoversi, andare a fare un bagno perché non c'è più posto. Il troppo turismo ha cambiato veramente il paese. Nel 38 di luglio si prevedeva già che saremmo andati a finire in una guerra, ma di gran lunga, una guerra molto pesante, ma che ci ha distrutto mezzo mondo. Abbiamo cominciato subito a fare tanta, ma tanta fame. A volte se a uno mancava il pane ce lo prestavamo un pezzo per uno, un po' per uno, le patate, un po' per uno, magari sai c'era, allora le mamme avevano 8-10 figli, come la zia Virginia 8 figli, la nonna Palmira 8, io 6, 5 femmine e un maschio. I terreni non producevano grano, gran turco, producevano solamente vino e olio, che come avevo detto già prima non c'era poi richiesta di vendita. Dovevi vivere con un netto di pane al giorno.
Poi verso il 43 la gente ha cominciato, c'era qualcheduno che dal Piemonte portava qualcosa, farina o qualcosa a Genova e vendevano, sai con cosa veniva pagata? Il mare in Piemonte e in Lombardia non ci sono, allora veniva pagata col sale. Noi lo facevamo il sale. I turisti partivano da giugno a settembre e non c'era la gente di adesso. Poi c'era la gente che affittava le case, stavano qui un mese, mentre adesso sono tutti affittacamere, è diverso il turismo. Allora, negli anni 70 veniva un tipo di turismo che nacque con l'arrivo di Trionfo e venivano personaggi anche importanti, attrici, attori, e sceglievano di venire a Vernazza perché era un luogo ancora quasi sconosciuto e passavano l'agosto qua. A settembre sparivano tutti e finiva tutto, non c'era più. Ora vengono, sì, per un commerciante è meglio adesso, però non c'è più quella empatia che si creava con i turisti che venivano una volta, perché sceglievano di venire a Vernazza. Il turismo già dagli anni 60 c'era, quindi siamo nati con il turismo. Poi è andata a periodi con più gente, periodi con meno gente. Anni 80 per dire c'è stata un po' di crisi, c'era meno gente. Poi è iniziato di nuovo dal 2000 con gli americani, stranieri, è aumentato sempre di più. È perso anche l'anima del paese, perché ormai i più pensano solo al cuscino, alla gente da mettere nelle camere, non c'è più quella fratellanza, diciamo così, che c'era una volta. Aveva perso la pace, la tranquillità. Qui una volta erano tutti uniti, non ne vedi più gente di Vernazza. Chi c'è di Vernazza? Non c'è più comunità come una volta il paese era molto più unito. La gente era più unita, era tutta una famiglia, si può dire. Non c'era l'invidia che c'è adesso. Per dire, una volta c'era veramente solidarietà uno con l'altro. Adesso c'è una corsa un po' ai soldi, nel senso, tra virgolette, una corsa ai soldi, perché tutti adesso non ci riusciamo neanche a scambiarci 4 parole di fila, perché c'è talmente tanta gente, che siamo talmente quasi tutti a Vernazza lavorano sul turismo e quindi non abbiamo comunicazione tra di noi. Poi ha cominciato la paura dei bombardamenti, facevano delle picchiate nell'entroterra, noi stavamo a vedere, eravamo curiosi, perché noi non venivamo più alla messa qui alla domenica, avevamo paura, andavamo alla messa a Reggio. Tanta paura di tutto, io avevo persino paura, noi avevamo tutti paura di uscire in casa. Allora, per fortuna era domenica, dicevo ma andiamo su, se no facciamo tardi, la messa non riusciamo ad ascoltare, andiamo. Se non era messa, era domenica, rimanevamo ancora lì e proprio lì proprio nel punto dove eravamo noi, dopo un minuto sono piccate le bombe. Una volta era venuto giù un partigiano qui vestito, non avevano una divisa i partigiani. Un tedesco lo ha visto, era di là che stava per andare al castello. Questo qua li ha visti e è scappato su dalla scalinata. Gli ha sparato e gli hanno preso un dito
il dito gli è rimasto secco fin tanto che è campato. E allora c'erano i partigiani a San Bernardino, o si nascondevano, uccidevano anche, hanno anche ucciso. Io so che eravamo piccole e non volevano, e i genitori ci tenevano anche nascosti. Sembra, a volte me la sogno ancora adesso, che ho 90 anni. Mi sognava, mamma, arrivano i partigiani, mamma. E venivano, scappavano di notte, che ci andavano dietro le brigate nere a cercarli e allora a nasconderli. E abbiamo avuto tante cose brutte sulla vita dei ragazzi, specialmente. Quella volta lì invece era arrivato in ritardo l'ordine su al Monte Gotero. Una buona parte sono scappati in prima serata, l'altra buona parte, mi pare che fossero in 16, fra i quali c'erano quelli di Vernazza, hanno aspettato, diciamo, aspettiamo un'ora in cui si possa camminare, ma quella zona lì era tutta ricoperta di neve. Sul campanile di Adelano c'erano già le guardie tedesche. Li hanno visti, li hanno segnalati a un loro corpo di guardia, li sono andati incontro e li hanno fucilati tutti. Ci conoscevamo tutti, eravamo tutti a giocare, insomma, quando si poteva. Ce n'era uno addirittura che aveva un anno meno di me, quindi aveva 14 anni, faceva già il partigiano. Vuol dire affittare un fondo, turismo vuol dire dare un valore a un appartamento, turismo vuol dire vendere una cartolina, vendere un gelato, vendere un piatto di pasta, accogliere i turisti che arrivano da tutto il mondo per dormire in questi posti. Quindi, e quando c'è un giro di ricchezza, di economia, ci guadagna anche poi la collettività. Per cui noi cerchiamo sempre di fare il possibile, nonostante appunto gli afflussi e tutto, di cercare di mantenere le tradizioni. La mia famiglia per la maggior parte sono tutti stati ristoratori o albergatori, e ora anche un'altra generazione dopo di me continueranno e hanno continuato a lavorare sul turismo. Il turismo ha portato tanto benessere, non c'è il turismo serve. Certo. No.